Nell'ultimo episodio della serie La storia della WWE ci siamo fermati all'Attitude Era. Io ovviamente vi lascio il collegamento per andarvi a recuperare tutti gli altri 4 episodi già fatti e ora non perdiamo tempo e andiamo al video. C'è stato un tempo in cui la WWE era caos puro, dove birre venivano stappate sul ring, linguaggio esplicito riempiva le arene e ogni settimana sembrava l'ultima battaglia di una lunga guerra. Era l'Attitude Era, ma come tutte le ere, anche questa doveva finire e quando lo fece qualcosa di nuovo emerse, più aggressivo, più tecnico, più spietato. Era l'inizio della Ruthless Aggression. Alla fine degli anni 90 la WWE era al massimo della sua popolarità. Era volgare, imprevedibile, provocatoria. L'Attitude Era fu la risposta brutale della guerra contro la WCW. Vince McMahon aveva trovato i suoi soldati, Stone Cold Steve Austin, il ribelle senza padrone, The Rock, l'atleta che divenne una superstar globale, e poi la D-Generation X, Mankind e The Undertaker. Erano personaggi enormi in un'epoca in cui tutto era portato all'eccesso. Il pubblico amava ogni secondo, gli ascolti schizzavano, ogni lunedì sera milioni di persone si incollavano allo schermo. Vince McMahon, da semplice CEO, divenne il villain definitivo. Era il caos organizzato e funzionava. Ma nel 2001 tutto cambiò. La WCW chiuse i battenti. Vince McMahon comprò la compagnia rivale e con essa il motivo stesso della Attitude Era, la competizione. Senza un nemico la ribellione perdeva senso. Stone Cold cominciava ad avere problemi fisici. The Rock si lanciava verso Hollywood. La magia sembrava svanire. Il grande evento che segnò la fine simbolica dell'Attitude Era fu WrestleMania 17. Lì Austin e The Rock si affrontarono in un match leggendario e fu anche la notte in cui Stone Cold si alleò col suo acerrimo nemico, Mr. McMahon. Per molti fu il colpo finale all'anima della ribellione. Nel 2002 Vince McMahon è davanti alle telecamere, osserva i suoi lettori e pronuncia 2 parole che cambieranno tutto. Ruthless aggression. Il primo a rispondere a quella chiamata fu un giovane sconosciuto, John Cena. Il suo debutto contro Kurt Angle fu l'inizio non solo della sua carriera, ma di un'epoca intera. Era l'alba della Ruthless Aggression. Ruthless aggression. Con l'Attitude Era ormai alle spalle servivano nuove stelle e la WWE ne aveva bizzeffe. Arrivarono Randy Orton, figlio d'arte, Batista, una forza della natura, Edge finalmente pronto per il main event, Rey Mysterio, portatore di uno stile completamente diverso, Eddie Guerrero che univa cuore e talento, Chris Benoit, maestro della tecnica e soprattutto Brock Lesnar, il next big thing. Lesnar dominò fin dal primo giorno, giovane, potente, legittimamente pericoloso. A soli 25 anni era già campione. I match diventavano più atletici, più intensi, le storie più incentrate sull'abilità e la competizione che sulla trasgressione. Con la Ruthless Aggression cambiò tutto, lo stile, il ritmo, le regole. La WWE introdusse la brand extension. Raw e SmackDown diventavano roster separati. Nacquero nuove rivalità, nuove identità, da una sola compagnia a 2 mondi. SmackDown divenne la casa della tecnica, con Paul Heyman a guidare il progetto. Raw rimase l'arena dello spettacolo. Nacquero match come l'Elimination Chamber. Si gettarono le basi per il Money in the Bank. La narrazione si fece più matura ma meno estrema. La Ruthless Aggression non ebbe le urla della folla come l'Attitude Era. Non ebbe i momenti esplosivi, i promo sfacciati, i gesti osceni, ma ebbe ciò che serve per costruire il futuro: disciplina, evoluzione e talento. Diede i natali a leggende moderne, forgiò i main eventer di un'intera generazione. John Cena, Batista, Randy Orton e Brock Lesnar diventarono i nuovi volti della WWE e ancora oggi il loro impatto si sente. La WWE è sempre stata lo specchio del suo tempo e se l'Attitude Era rifletteva un mondo disilluso e ribelle alla fine degli anni 90, la Ruthless Aggression rispecchiava il nuovo millennio, post 11 settembre, più cinico, più concentrato sul merito che sul caos. I fan cresciuti con Austin e The Rock chiedevano qualcosa di nuovo, volevano match migliori, storytelling più maturo, lo shock value non bastava più. La WWE iniziava a vendersi non solo come spettacolo, ma come sport
vero e proprio. Si rafforzava il concetto di prestazione atletica. Con la fine del boom della TV via cavo e l'ascesa di internet, il pubblico aveva accesso a retroscena, backstage e dietro le quinte. Kayfabe non era più una regola fissa. L'Attitude Era ci faceva gridare, ma la Ruthless Aggression ci fece guardare più da vicino. Era meno rumore e più sostanza. Era l'evoluzione naturale in un mondo che stava cambiando. I fan cominciarono a seguire i performer non solo per il personaggio, ma per la loro tecnica, il loro impegno e la loro autenticità. Il wrestler, come artista del ring, tornava al centro e la WWE seppe leggere quel segnale. Ogni era ha le sue luci e le sue ombre. Anche la Ruthless Aggression, nonostante i grandi debutti e i match indimenticabili, fu attraversata da momenti oscuri. Non tutto andava come previsto e il prezzo del cambiamento a volte fu altissimo. Uno dei momenti più tragici nella storia della WWE è stata la perdita di Eddie Guerrero. Eddie non era solo un performer eccezionale, ma un simbolo della Ruthless Aggression. La sua morte lasciò un vuoto profondo. Il caso Chris Benoit, anche se tecnicamente successe dopo la Ruthless Aggression, il tragico evento riguardava una delle sue figure più rappresentative. Chris Benoit rappresentava la dedizione assoluta al wrestling. Il suo gesto e la sua fine gettarono un'ombra sull'intera industria. Il problema degli steroidi e la wellness policy, con diversi talenti coinvolti in scandali legati all'uso di sostanze, la WWE fu costretta a istituire il suo programma di controllo, un punto di svolta importante per la salute degli atleti. E poi ci fu l'instabilità creativa. Malgrado il talento, spesso la direzione creativa faticava a mantenere una linea chiara. Alcuni push vennero interrotti bruscamente, altri sprecati. Molti fan ricordano ancora le occasioni mancate. La Ruthless Aggression fu reale, in ring ma anche fuori. Era un'epoca in cui si pretendeva il massimo ad ogni costo e non tutti riuscivano a reggere il peso delle aspettative. Queste difficoltà avrebbero spinto la compagnia a rivedere non solo il suo stile narrativo, ma anche la cura e il rispetto per i suoi performer. Un cambiamento che avrebbe aperto la strada all'era successiva, la PG Era. Ogni era ha una fine, ma ogni fine è solo un nuovo inizio. L'Attitude Era ci ha mostrato cosa succede quando il wrestling diventa rivoluzione. La Ruthless Aggression ci ha insegnato che il wrestling, prima di tutto, è evoluzione e la WWE non ha mai smesso di cambiare pelle. E ragazzi, dopo gli anni 80, gli anni 90, ora i 2000, ci avviciniamo sempre di più ai tempi nostri. Io vi ringrazio per aver guardato questo quinto episodio della storia della WWE e io vi do l'appuntamento ad un prossimo report o all'episodio della PG Era. Grazie ragazzi e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!